Oggi proviamo Sony Smartwatch 3, uno degli ultimi smartwatch di casa Sony con a bordo Android Wear, il sistema operativo per dispositivi indossabili di casa Google. È un device, uno smartwatch molto interessante perché ha delle caratteristiche che lo fanno spiccare rispetto alla concorrenza, fatta di nomi come Motorola Moto 360 o LG G Watch R, dei quali trovate sempre la recensione su readball.com o sul canale YouTube, però ha allo stesso tempo delle lacune davvero non indifferenti. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche di Sony Smartwatch 3 partendo dal suo design. Smartwatch 3 è composto principalmente da un cinturino in gomma dalla qualità piuttosto buona, che però ha purtroppo il grosso difetto di catturare tantissimo la polvere, quindi tenderà ad avere una sorta di finitura bianca in ogni momento del suo utilizzo, perché appunto è ricoperto di polvere, tocca continuamente stare a lavarlo. Il corpo dell'orologio è invece realizzato nella parte frontale di vetro, perché ovviamente nasconde il display, invece sotto la cassa è in alluminio e completamente piatta. È presente sulla scocca un unico pulsante che permette di interagire con il device, e poi è presente invece anche una fibbia in alluminio che permette di chiudere l'orologio intorno al polso. È sicuramente lo smartwatch più comodo che io ho provato di questi tempi, sia grazie allo spessore molto ridotto, sia per il peso molto contenuto di soli 45 grammi. Sotto questo punto di vista Sony ha fatto davvero un ottimo lavoro. Invece dal punto di vista estetico sicuramente va a gusti, però lo ritengo un pochino grande come dimensioni, sebbene lo schermo sia piuttosto piccolino, e sicuramente non bellissimo da vedere a causa del materiale gommato. Il display è un'unità da 1,6 pollici con risoluzione 320x320 pixel e ha una tecnologia diversa dal solito. Non parliamo infatti di una unità LCD, ma di una transreflective, cioè riesce a farci vedere l'ora soprattutto quando c'è molta luce nella stanza oppure c'è la luce del sole, quindi in esterno diventa molto leggibile. Ovviamente si può poi andare a attivare la retroilluminazione toccando il display oppure premendo l'unico pulsante fisico presente sul lato destro del dispositivo. C'è però da dire che l'unità ha un problema di bilanciamento colore molto grave, nel senso che il grigio scuro che ad esempio vediamo nella schermata delle impostazioni di Android Wear diventa una sorta di marroncino, il bianco tende un pochino verso il giallo, quindi ci sono dei compromessi da fare per avere un'unità che consuma così poco, però su un dispositivo come un orologio forse possiamo anche accettarli. All'interno troviamo la stessa dotazione hardware degli altri smartwatch Android Wear, cioè un processore Qualcomm Snapdragon 400 da 1,2 GHz di frequenza, mezzo gigabyte di memoria RAM e 4 GB di storage. All'interno però troviamo anche il chip GPS e l'NFC, quindi è molto completo a livello di dotazione di sensori. Il GPS si può utilizzare per continuare a tracciare la propria posizione anche quando si è scollegati dal telefono, invece l'NFC si può utilizzare per collegare l'orologio a degli accessori compatibili come ad esempio delle cuffie Bluetooth, così poi si può andare ad ascoltare la musica senza utilizzare il telefono. Quindi questo smartwatch è sicuramente uno dei più indipendenti rispetto a quelli della concorrenza. Per essere un orologio per gli sportivi però c'è un grande assente. Nella parte posteriore non troviamo infatti il cardiofrequenzimetro, cioè il sensore per la lettura del battito cardiaco. È un sensore molto interessante che si integra bene con Google Fit all'interno del dispositivo, e però non lo troviamo all'interno di questo dispositivo, e questo è davvero un peccato sicuramente. L'aver fatto questo compromesso e l'aver scelto questa dotazione hardware fa sì che il dispositivo comunque risponde sempre molto bene. Android Wear si fa utilizzare senza problemi. Ricordiamo quali sono le funzioni principali di questo sistema operativo, cioè rispondere, visualizzare le notifiche, interagire con qualche piccola app, o comunque oltre ovviamente a vedere l'ora e vedere la data e altre funzioni. Sicuramente la presenza del contapassi, la presenza dei sensori lo rende utile per chi appunto vuole tracciare la propria attività fisica. Tutto questo però non tassa particolarmente sulla batteria. All'interno troviamo un modulo da 420 mAh che si comporta davvero molto bene. Sono riuscito a fare senza problemi i 2 giorni dichiarati dalla casa. Se poi si va a fare qualche piccolo sacrificio come disabilitare il contapassi oppure la modalità schermo sempre attivo, si arriva anche a 3. Quindi sicuramente Sony sotto questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro. Beh, che dire su
questo dispositivo. Smartwatch 3 non mi è dispiaciuto, però ha dei problemi che secondo me non si possono non evidenziare. Uno su tutti, la scelta del materiale gommato per il cinturino, che attira davvero tanta polvere e questo lo rende sicuramente molto antiestetico. Manca il cardio frequenzimetro, che è comunque una funzione che è molto richiesta dagli sportivi e che è anche utile soprattutto quando si va ad integrare con applicazioni di terze parti. E soprattutto c'è un'altra piccola mancanza che però può essere vista come vantaggio o svantaggio, cioè che non è presente una ricarica di induzione o ricarica wireless, ma bisogna abbassare questo sportellino per inserire un canonico cavetto micro USB. Questo sicuramente è una cosa comoda, perché si può andare a utilizzare l'orologio senza avere delle basette esterne, quindi basta semplicemente il caricatore del telefono. Però allo stesso tempo diciamo offre lo svantaggio che si ha un sistema di ricarica un po' scomodo, dovendo abbassare sempre uno sportellino e inserire un cavetto e poi appoggiare il dispositivo su uno dei suoi fianchi. Non è la cosa più estetica, diciamo, del mondo. Allo stesso tempo va detto che questa soluzione è servita a Sony per offrire la protezione waterproof di questo orologio. È certificato IP68, quindi non solo si può bagnare con magari con l'acqua mentre ci si sta lavando le mani oppure mentre si lavano i piatti, ma si può anche sommergere sott'acqua, quindi sicuramente è il più resistente smartwatch che attualmente trovate sul mercato, dato che gli altri orologi si fermano alla certificazione IP67. Per il resto è un dispositivo Android Wear che ha le sue lacune, le sue falle che ormai conosciamo piuttosto bene. È interessante, però ha un prezzo di lancio piuttosto alto rispetto a quegli altri smartwatch con schermo quadrato. Parliamo infatti di 229 euro, prezzo ufficiale di Sony. Questo era Sony Smartwatch 3. Noi ci vediamo al prossimo video. Per Readball.com, Andrea Ricci.